Oggi ho pensato di realizzare degli anelli molto sottili che stanno andando di moda. Vi faccio vedere man mano l'occorrente, vedrete che è molto facile. Allora, per il primo anello utilizzeremo un filo di rame numero 1 dorato, sarebbe da 1 mm. Lo ruoto intorno a un pennarello, a un tappo di un prodotto per incominciare a dargli la forma dell'anello. Vedete, io lo schiaccio e ruoto. Già si comincia a vedere la forma dell'anello. Ora lo provo al dito per rendermi conto della grandezza. Allora, orientativamente andrò a tagliarlo in questo punto. Adesso prendo delle pizze piccoline coniche, vado a fare 2 cappiettini. Allora, una volta fatti i 2 cappietti andremo a schiacciare per dare ancora di più la forma. Ok, adesso andiamo a mettere la pietra. Io già una parte del filo l'ho inserita e ho rigirato il filo. Adesso andrò da quest'altra parte. Ho utilizzato il filo numero 6, quindi 0,6 mm, e faccio un'altra asola, cappietto, come lo volete chiamare, girando intorno il filo in modo tale che così la pietra non esca. Vado a tagliare il filo in eccesso. E lo vado ad inserire. Adesso vado a schiacciare queste 2 asole del filo più spesso. Vado a sistemare i fili. Vedete, l'anello è fatto. Allora, adesso vi propongo un altro anello semplicissimo. Prendiamo sempre lo stesso filo grande, ruoto intorno al tappo come al solito, tiro il filo e controllo sempre la misura. Allora, considerate che adesso a me serve un pochino più lungo perché andrò a fare un cappietto dentro l'altro per mettere il ciondolino. Quindi diciamo che andrò a tagliare più o meno a questa misura. Farò quindi il cappietto intorno a questo filo. Questo lo riporto indietro. Vado a schiacciare la parte di sotto. E a chiudere.
ricontrollo la larghezza dell'anello. Allora riporto di nuovo l'anello sul tappo e cerco di allargarlo nella misura. Adesso andrò a fare l'altro cappio. Vado a schiacciare sotto e riporto sempre sul tappo. Questo lo porto in su, vado a chiudere e tolgo la parte che fuoriesce. Lo riporto dentro, aiutandomi qui sopra ancora meglio, e schiaccio. Ora in teoria l'anello sarebbe pronto. Ho pensato di metterci una perlina che scende. Allora prendo adesso un chiodino, infilo la perla e vado a fare, infilandolo qui dentro, di nuovo un altro anellino intorno. Mi raccomando, non schiacciatelo e basta, ma cercate di ruotare intorno al metallo in modo tale che la perla sia fissa. Vedete, io faccio questo movimento qui e ruoto intorno al filo metallico, poi vado a schiacciarlo e taglio il filo in eccesso. Lo rimetto di nuovo qui per andare ad avere più presa sul ciondolino creato e vado sempre di più a schiacciare. Ecco qui, l'anello è pronto. Vedete quanti anelli con questa tecnica si possono realizzare? Questo ve l'ho fatto vedere, la stessa cosa ho fatto con la pietra rosa oppure mettendo 3 perline in fila. Spero vi sia piaciuto e alla prossima!